Com'è possibile che un certo Mattesi, che è intercettato con una conversazione con Garbarino, che è un ex comandante di navi, dice che le porte stagne, se fossero state a norma e non in condizioni come una baderna, che credo significhi un colabrodo, cos'è? La baderna è una guarnizione, quel tipo di porte stagne che fa riferimento, questo devo dire per onestà, fa riferimento alle porte stagne che sono ubicate sulla Costa Luminosa. Vabbè, ma vuol dire che non sono granché queste porte Bisogna, stagne, no? cioè, diciamo che la baderna, la guarnizione va soggetta a rinnovo perché è di gomma e quindi Perché se non si rinnovano poi passa l'acqua e, passa l'acqua e le non porte... si frena l'allagamento della No, nave. non si frena l'allagamento della Ma nave. questa di chi è la responsabilità secondo lei di questo? Beh, Non certo del comandante, per carità, dico, però di qualcuno sarà la responsabilità. sicuramente individuate le problematiche è necessario mettere, a mio avviso, nel caso ci sono, cioè non è pensabile che vengano sostituite tutte queste porte, però l'importante è garantire un controllo con una spingardatura della porta prima che la guarnizione o la famosa baderna si deteriori. Ma poi Quindi ancora, è un programma di manutenzione continua che sicuramente sarà stato implementato, credo. dopo l'incidente. E credo di sì. Ma a noi ci interessa che dovesse essere implementato prima, ma questa è una nostra considerazione. Per esempio, i generatori di emergenza, se avesse funzionato, le pompe di Sentina avrebbero tirato via un po' d'acqua. Non sarebbe stato meglio se funzionava bene i generatori di emergenza e funzionavano bene le pompe di Sentina. Non si può dire, possiamo dire che forse poteva morire anche meno gente. Diciamo che si sarebbero estesi i tempi di sopravvivenza delle navi, perché è vero l'esempio che viene fatto in aula che col secchio si vuole svuotare la piscina in riempimento, ma la pompa di emergenza non serve a svuotare un compartimento della nave che ha diretto contatto col mare, serviva a svuotare i trafilamenti degli altri posti. Per esempio la tromba dell'ascensore potremmo prevedere. La tromba dell'ascensore non va soggetta a svuotamento, potevano essere svuotati il compartimento certo, non con la pompa di Sentina. numero 3 o il numero 7, il quale cioè, poi si scendono in dettagli che poi man mano saranno. Comunque, la pompa di Sentina, anche se ha una capacità limitata, è in grado di svuotare i trafilamenti, altrimenti è meglio che non ci mettiamo a rivederci. Quindi diciamo, tutte queste carenze che noi abbiamo configurato come una corresponsabilità nell'evento, perché sai che c'è una norma del codice che dice che se tu praticamente concorri in qualche modo con omissioni, insufficienze, eccetera, insomma, è come se io sparo a una persona che rimane ferita, poi arriva un altro e lo finisce, insomma, ci sono più di una responsabilità in questa vicenda. Noi ci teniamo a che tutte le responsabilità vengano accertate. Lei questo lo ha percepito? Io l'ho percepito e onestamente ho percepito anche la disponibilità da parte del Tribunale di Grosseto che sta dando l'opportunità a tutti di fare chiarezza e di fare luce su questo. Questo è quello che io onestamente percepisco e sono sicuro che nei tempi giusti e con l'impegno giusto nel leggere le carte, nell'interpretare con onestà la documentazione, sono sicuro che la verità è del perché man mano lei fa un riferimento all'onestà, ma lei ha saputo che durante il processo si è scoperto che alcuni file, mail non erano quelli originali, ma erano stati manipolati, non erano stati consegnati. Ma lei come se lo spiega questo? Guardi, mi fa dire cose che io onestamente non sono nella condizione di... Diciamo, come semplice cittadino. No, come semplice cittadino, se sono degli atti di inchiesta che in effetti si evince questo... Mi pare che sia stato riconosciuto, tanto che è stato consegnato poi il file congelato, in freezer, non so come si dice, cioè quello vero. A me sembra che questo sia venuto. Allora, come un cittadino che adesso ci ascolta, dice, ma come? Ma insomma, in un processo, con tutto quello che è successo, eccetera, qualcuno si può permettere di dare un file invece di quello vero, di un altro modificato. Cioè, ma lei come cittadino adesso passi nei panni di un cittadino, ma come può giustificare queste cose? Quelle purtroppo sono cose che non si esprime spiacevoli e che sicuramente non fanno piacere, come non mi ha fatto piacere a me vedere che una telefonata importantissima, quella che io feci io appena la nave mi si è abbattuta addosso, chiamai io la Capitaneria di Porto Santo Stefano e richiesi a suo tempo
di far confluire i soccorsi in una parte della nave che io credevo era giusto far pattugliare l'acqua, purtroppo è sfuggito che negli atti risultava questa telefonata a traffico zero, onestamente. E questo manca una cosa, è pure una Questo è cosa anche che grave. bonariamente, io ripeto, il mio impegno non per difendere me stesso, perché io credo che il proseguo della vita, ognuno di noi deve stare in pace con la coscienza. È successo un incidente, da quel momento in poi, in base alle mie conoscenze strutturali della nave, in base alle dinamiche, in base alle procedure in essere, io ho fatto delle scelte, le quali queste scelte io non è che li sto sostenendo, ma cerco di motivarle al meglio per far capire quali sono state le mie intenzioni e quali erano le limitazioni che io ero consapevole e andavo incontro qualora la gestivo l'emergenza in un certo modo. Quindi, fermo restante che purtroppo questa nave alla fine si è abbattuta sul lato e sono io a chiamare la capitaneria e di guardate, io mi trovo fuori bordo, mi trovo così così, fatemi confluire questi gommoni che vedo perché hanno l'elica ingabbiata, mi pare una cosa del genere, e potete pattugliare la zona. Alla fine, agli atti del processo, questa telefonata vitale e importante non viene... c'è stato, cioè, non c'è cattiva fede. Nelle miriade di conversazioni è sfuggito questo dato, come allo stesso modo non è stato ritenuto necessario, e cioè è stato fatto a meno del tenente Capozzelli, cioè la pubblica accusa non ha ritenuto opportuno sentire il tenente Capozzelli, il quale è stata la persona da me contattata nel momento in cui la nave si è abbattuta.